Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures, io sono Elia ed oggi farò l'unboxing e la recensione di questi due prodotti qui. Che cosa sono? Lo scopriamo subito. Allora, eccoci qui al tavolo e vediamo subito che cosa sono questi due prodotti della Green Stuff World. Essenzialmente non sono altro che degli stampi in silicone con cui poter creare degli elementi scenici. In particolare questo serve a creare dei mattoncini con cui poter costruire dei muri. Come vedete questi mattoncini sono di due dimensioni differenti. Quelli più piccoli sono da 7 mm x 13 mm, mentre quelli più grossi sono da 10 mm x 20 mm. Qui sul retro vengono anche indicate le scale con cui poter utilizzare al meglio questi mattoncini. Quindi tendenzialmente quelli più piccoli dovrebbero andare bene per miniature da 28 mm, 32 mm, mentre quelli più grossi dovrebbero essere decisamente più adatti per diorami in scala 1:35. Vediamo ora il secondo prodotto. Anche questi sono degli stampi in silicone, ma a differenza del precedente, che ti permette di creare solo dei mattoncini, con questi dovresti essere in grado di creare delle vere e proprie strutture architettoniche, come dei muri, delle case, dei templi e molto altro. A questo punto facciamo l'unboxing del primo prodotto. Come vedete è un singolo stampo discretamente flessibile e decisamente compatto, nulla di più. Apriamo adesso il secondo prodotto facendo anche molta attenzione a non tagliare gli stampi al suo interno. Ecco fatto. Per prima cosa troviamo le istruzioni in inglese ed in spagnolo. Probabilmente deve esserci stato un errore perché mancano le altre due lingue presenti sul loro sito, ovvero il francese ed il tedesco. In ogni caso su questo primo foglio troviamo alcune raccomandazioni e la rappresentazione di ogni singolo stampo con un relativo codice. Mentre sul retro troviamo anche alcune istruzioni ed illustrazioni per il montaggio corretto di questi stampi. Ma a questo punto andiamo a vedere il vero e proprio contenuto della scatola. Questi stampi sono decisamente più morbidi rispetto allo stampo dei mattoncini visto poco fa. Il primo dovrebbe contenere gli stampi per creare i muri. Questo qui dovrebbe contenere il tetto, mentre quest'ultimo dovrebbe essere il pavimento. Come potete notare, lo stampo del pavimento è decisamente più sottile rispetto a quello del tetto e dei muri. Come vedete sono molto texturizzati e ricchi di dettagli e secondo me c'è davvero modo di sbizzarrirsi. Questo quindi è il contenuto che troviamo nelle scatole, ma la vera domanda a questo punto è: come facciamo a creare questi elementi scenici? Sicuramente un modo semplice è quello di usare lo stucco epossidico come il milliput o la materia verde e la materia marrone. Quindi voi andrete a inserire lo stucco nello stampo, lo lasciate asciugare per qualche ora e successivamente lo andrete a rimuovere.
Ma un modo decisamente più veloce, come suggeriscono appunto i ragazzi del sito Green Stuff World, è quello di utilizzare la resina acrilica. Essa per l'appunto è della resina in polvere non tossica che, se miscelata con dell'acqua, ci permette di riempire in modo molto semplice i nostri stampi. Come potete leggere sul barattolo, la resina acrilica solidifica nel giro di 30 minuti, ma raggiunge la sua massima durezza dopo circa 24 ore. A questo punto proviamo entrambi i metodi e vediamo qual è quello più adatto. Cominciamo utilizzando la materia marrone o la materia verde se volete. Io ne prendo davvero poca giusto per provare un singolo mattoncino. Misceliamo bene le due parti. Ok, la nostra pallina di stucco è pronta e la vado ad inserire direttamente qui nello stampo. Ok ragazzi, mi sono accorto di una cosa, vi consiglio di inserire lo stucco un poco alla volta, in modo da girare intorno a questi due perni blu, perché se lo inserite tutto insieme rischiate di ottenere un mattoncino completamente storto. Proviamo adesso la resina acrilica, come dicevo è una polvere non tossica, ma fate comunque attenzione a non inalarla. Come segnalato sul barattolo dobbiamo miscelare 3 parti di resina e una parte di acqua. Quindi con un cucchiaino di plastica prendo la resina, la metto in un bicchiere monouso e la miscelo con dell'acqua. Mescolo bene fino a quando non ottengo una consistenza leggermente cremosa, come se fosse del latte. Ecco, questa è la consistenza giusta. Con il cucchiaino verso direttamente nello stampo la resina. Ora non resta che aspettare che lo stucco e la resina si induriscano. Nel frattempo ho letto le istruzioni di questi stampi in silicone e devo essere sincero, non sono molto soddisfatto di questo foglietto illustrativo. Sinceramente mi aspettavo qualcosina di più e adesso vi mostro il perché. Allora, devo essere sincero, non è che queste istruzioni siano chiarissime. In primo luogo, cosa non mi è piaciuto? Il fatto che probabilmente per sbaglio hanno inserito due fogli di istruzioni uguali nelle medesime lingue. Essendo il sito Green Stuff World tradotto in 4 lingue, avrei gradito vedere anche il foglio di istruzioni in tedesco ed in francese, ma tutto sommato non è un grande problema questo. Guardiamo più attentamente però cosa ci offre il foglio illustrativo presente nella scatola. Come detto d'inizio video, nella prima parte ci sono delle raccomandazioni sull'utilizzo di questi stampi. Di fianco invece c'è un elenco dettagliato di tutte le parti che si possono creare, esattamente nella stessa posizione dello stampo. La parte che però non mi ha soddisfatto è questa qui dietro. Qui ci fanno vedere degli esempi di come possiamo montare le varie parti tra di loro. Alcuni esempi sono abbastanza chiari, altri invece un po' meno. In ogni caso, nella prima parte in alto ci fanno vedere come utilizzare le varie colonne.
Sotto ci mostrano come poter assemblare i muri e le varie colonne insieme, cercando di mantenere tutta la struttura simmetrica. Qui di fianco ci spiegano come poter assemblare 4 colonne uguali per creare delle differenti combinazioni. Qui ci spiegano come montare alcuni pezzi di tetto, ma la parte davvero poco chiara è questa qui a destra, la quale dice così: i pezzi B18 e B19 si usano in combinazione con i pezzi B01 e B02, nel caso in cui tu voglia costruire più di un piano sul tetto. E poi dice: il B20 ed il B21, ovvero questi due qui, sono usati per completare la linea sulla parte rimanente del tetto. Allora, tanto per cominciare, il B20 ed il B21 hanno le stesse dimensioni del B05 e del B06, ma questa cosa non è segnata da nessuna parte. Successivamente c'è scritto che questi due pezzi devono essere usati per completare la linea sulla parte rimanente del tetto insieme al pezzo B15 per chiudere gli angoli. Ma se vado a cercare dove si trova il pezzo B15 non c'è. Manca totalmente questo pezzetto sul foglio. Ragazzi, fidatevi che sono letteralmente impazzito, non riuscivo a capire a quale pezzo si stesse riferendo. Primo, perché non ce lo fa vedere neanche qua, cioè parla di un B15 ma non ce lo fa vedere. Secondo, perché nell'immagine non è minimamente chiaro dove inserire questo pezzo. Se loro avessero messo il B21 qui, si sarebbe venuto a formare un angolo tra il B20 ed il B21. In questo angolo voi dovete andare ad inserire il pezzo B15, che però nel foglio manca. Dopo aver controllato bene, sono arrivato alla conclusione che il pezzo B15 è questo qui. Primo perché il pezzo B18 è già utilizzato, poi perché è l'unico che forma un angolo che va a chiudere esattamente la parte che manca qui. Quindi segnatelo bene perché questo non è il B18 ma è il B15. Inoltre, la stessa cosa è successa anche qui. In questo punto c'è scritto A025. Ora, è abbastanza chiaro che si sta riferendo al pezzo A05, anche perché il pezzo A25 non esiste. Insomma, avrei gradito un minimo di attenzione in più nello scrivere queste istruzioni. Mi sarebbe piaciuto vedere delle spiegazioni più dettagliate ed un maggior numero di esempi, specialmente perché senza di esse non è affatto semplice montare una struttura di questo genere. Inoltre di alcuni elementi non è minimamente spiegato a cosa servano. Detto ciò, torniamo agli stampi e vediamo se la resina si è asciugata. Allora ragazzi, sono passate 24 ore ed è giunto il momento di rimuovere la resina e lo stucco dagli stampi. Io qui ne ho già rimossi alcuni e adesso con voi rimuovo gli altri. Come vedete, la resina si rimuove dallo stampo molto facilmente. Mentre per lo stucco è stato leggermente più difficoltoso. Grattando leggermente sullo stampo potete rimuovere facilmente qualsiasi parte in eccesso rimasta. Come vedete lo stampo rimane molto pulito, ma se volete potete tranquillamente sciacquarlo sotto l'acqua con una goccia di sapone. Ma vediamo più in dettaglio gli elementi creati. Non sono molto soddisfatto di come è uscito questo mattoncino creato con lo stucco epossidico. Sinceramente speravo in qualcosa di meglio, ma ovviamente penso che basterà prenderci un minimo la mano per migliorare il risultato. Mentre sono piacevolmente colpito di come sono usciti questi mattoncini creati con la resina acrilica. Al tatto si presentano leggermente polverosi, ma anche in questo caso basterà sciacquarli leggermente sotto l'acqua per rimuovere tutta la polvere rimasta. Sono decisamente resistenti e leggeri. Una volta solidificati completamente si possono lavorare con un taglierino o con una lima.
Fate attenzione nel caso in cui vogliate fare dei tagli netti sugli elementi creati con la resina, perché tendono a frantumarsi in vari pezzettini. Difficilmente riuscirete ad ottenere dei tagli precisi. Infatti, a differenza dello stucco epossidico, che una volta indurito mantiene una sorta di consistenza gommosa, se vogliamo, che lo rende appunto a tutti gli effetti un materiale facilmente lavorabile e quasi indistruttibile, la resina acrilica, una volta solidificata, diventa più simile alla ceramica, dura e discretamente resistente, ma al tempo stesso difficile da lavorare, proprio per via della sua tendenza a frantumarsi. Detto ciò, per creare elementi scenici utilizzando degli stampi in silicone, la resina acrilica è decisamente più semplice e rapida da utilizzare. Inoltre otterrete un livello di dettaglio decisamente più elevato rispetto allo stucco epossidico. Nel frattempo ho creato anche altre parti dell'edificio, come queste colonne e questi mattoni, usando sempre la resina acrilica. Come detto poco fa, i dettagli sono decisamente elevati. Guardate voi stessi cosa sono riuscito a ottenere. La cosa davvero vantaggiosa è che la resina acrilica asciuga in circa mezz'oretta, quindi potrete togliere i mattoncini dallo stampo per crearne altri. In questo modo, nel giro di poche ore, riuscirete ad ottenere un centinaio di mattoncini. Ovviamente il mio consiglio però è quello di aspettare sempre 24 ore prima di utilizzarli per qualsiasi motivo. Mentre con lo stucco epossidico dovrete aspettare almeno 2 o 3 ore prima di poter rimuovere il mattoncino dallo stampo. Io, come detto, preferisco la resina acrilica per lavori di questo tipo, ma ovviamente la scelta dipende da voi e da quello che vorrete andare a creare. In ogni caso, settimana prossima proveremo a creare insieme un edificio utilizzando solo questi stampi in silicone. Siamo giunti quindi alle mie considerazioni finali. Devo essere sincero, sono abbastanza soddisfatto da entrambi i prodotti. Se dovessi dare un voto da 0 a 5 stelle, come si fa sul sito Green Stuff World, darei ad entrambi 4 stelle su 5. Questo prodotto, ovvero lo stampo in silicone che ti permette di creare i mattoncini, l'ho trovato decisamente più utile rispetto all'altro prodotto. Se usato in combinazione con la resina acrilica, ti permette di creare davvero una valanga di mattoncini in pochissimo tempo, perché nel giro di 30 minuti la resina solidifica ed è possibile già rimuoverla dallo stampo. Questo ovviamente non significa che dopo 30 minuti voi sarete in grado di andare a lavorare con quei mattoncini, però avere lo stampo libero per crearne altri di mattoncini vi permetterà di accelerare notevolmente i tempi. Ma perché gli ho dato 4 stelle e non 5? Per il semplice fatto che non mi è piaciuto moltissimo avere su un unico stampo due mattoncini di dimensioni così differenti. Io ad esempio avrei preferito comprare uno stampo in silicone con solo questi mattoncini. Quindi sinceramente spero che il sito Green Stuff World voglia implementare il suo catalogo aggiungendo altri 2 stampi in silicone come questo, ma utilizzando per ognuno di essi una singola misura, quindi uno stampo con dei mattoncini più piccoli e uno stampo con dei mattoncini più grossi. Ma veniamo ora a questo prodotto. Gli stampi in silicone sono davvero di ottima qualità, ricchi di dettagli e anche in questo caso, se usati in combinazione con la resina acrilica, ti permette di creare degli elementi scenici davvero spettacolari. Il motivo per cui ho dato solo 4 stelle su 5 è in primo luogo per colpa delle istruzioni, come abbiamo visto poco chiare, scritte quasi anche in malo modo, con delle illustrazioni, scusate, che non sono chiarissime, alcuni elementi non sono spiegati a cosa servono, anche se è vero, ci si può arrivare tranquillamente. Insomma, per il costo che ha questo prodotto, ovvero mi pare una trentina di euro, io l'ho pagato scontato a 22 euro, avrei gradito vedere delle illustrazioni un po' più chiare e dettagliate. Il secondo motivo per cui ho dato 4 stelle e non 5 è perché sì, è vero che tu puoi creare tantissimi elementi scenici
però avranno tutti la stessa struttura architettonica. Mi piacerebbe vedere anche in questo caso, nel tempo, che Green Stuff World implementasse nel suo catalogo altri stampi in silicone come questo, ma con delle strutture architettoniche diverse. In quel caso glieli comprerei sicuramente. Detto ciò, ragazzi, finisce qui la mia recensione da 4 soldi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche voi di questi due prodotti, se li possedete già, se li vorreste acquistare, se non vi interessano, se siete titubanti, insomma ditemi un po' la vostra. Se il video ti è piaciuto e vorresti vederne altri di questo genere, ti invito ad iscriverti al canale e a lasciarmi anche un like. Io ti ringrazio per essere stato con me fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!